Ciao amici, ma serve davvero presentarlo? Sebastião Salgado, grandissimo, immenso fotografo, e questa è una delle sue opere che a me personalmente piace di più, Genesi, uno sguardo sulla nostra terra, su tutti gli spazi che lui ha esplorato con le sue fotocamere. Così ne approfitto anche per farvi presente questo DVD, Il sale della terra, in viaggio con Sebastião Salgado e con, tra l'altro, insomma, è un film di Wim Wenders, insomma, mica uno degli ultimi, la regia è sua. Veniamo al libro, ve l'ho messo per così perché il formato è un 24x36, sembra proprio il negativo, il full frame di una camera, ma è messo per così. E allora in verticale ho detto, ma che strana scelta, che cosa bizzarra per un libro fotografico che tutto sommato, insomma, ci vincola un po' al formato portrait. Invece non è vero, le immagini sono così belle che si commentano da soli. Edizioni Taschen, lo abbiamo già conosciuta altre volte, forse non è la più grande per quel che riguarda come possiamo dire, la riproduzione fotografica. Ci sono editrici o editori che sono più attenti alla carta, ma in questo caso le immagini sono così belle e potenti che si perdona tutto. È un libro corposo, sono tante pagine, anche il peso c'è, si fa sentire, ma sono ansioso di sfogliarlo con voi. Un libro che mi sono filato per un po' di tempo, ho messo via i soldini e me lo sono comprato. Elegante, ma come vedete si arriccia un pochettino perché ci sono anche delle pagine che si aprono, quindi pagine doppie. Sebastião Salgado, Genesi. Allora, il libro comincia con una introduzione, una premessa anche abbastanza ampia che vi invito a leggere perché c'è un po' la storia, c'è i suoi vari progetti fotografici che nel tempo ha realizzato, e poi c'è proprio la spiegazione di questo dietro le immagini. Genesis è nato da un incontro di menti, insomma questo poi ve lo faccio leggere per conto vostro. Siccome c'entra in qualche modo anche l'UNESCO, ecco che arriva il messaggio dell'UNESCO. Diviso per aree, continenti, ma pianeta Sud, cominciamo con questo, pianeta Sud è una introduzione al capitolo e poi cominciano le immagini. Di Salgado si può dire che abbia comunque un timbro, un look fotografico suo, e quello suo lo riconosciamo poi nelle immagini simbolo, le più celebrate e famose. E lui lo si riconosce, un bianco acido, un bianco con un nero che lo contrasta, insomma veramente forte, bello, immagini potenti, però qua ci sono anche i grigi. Non mi interessa, vi dico la verità, se fotografa col digitale, con la pellicola, quella, sappiamo come fotografa, guardiamo le immagini, sono belle, ma belle, ecco, non serve ripeterlo ulteriormente. Peccato per questa scelta del libro che, articolato in questa maniera e composto in verticale, affianca le immagini panoramiche che sono davvero tante, sacrificandole un po' proprio nel mezzo. È una scelta che chiaramente rispetto, ma secondo me penalizza un po' soprattutto all'inizio e alla fine, quando vedete la parte è abbastanza, l'onda è molto pronunciata e si perde un pochettino. Sono immagini spettacolose, anche se vogliamo in un certo senso potremmo dire quasi ridondanti, perché è ridondante il concetto del paesaggio. Per esempio i pinguini offrono così tanti spunti che è impossibile ridurli ad una sola immagine. Lo dice uno come me, sì, potrete dire, ma tu sei prolisso, non hai il dono della sintesi e quindi è gioco facile. Sì, è vero, però mi piace vedere la stessa scena anche con lunghezze focali diverse, perché mi racconta il paesaggio in modo diverso. Non c'è un unico fotogramma dove scusatemi, dove anche la mente del lettore deve un pochettino spaziare e arrangiare, arricchendola con il proprio contributo, ma piuttosto una multivisione di quel contesto. A me piace di più perché mi aiuta anche a comprendere, forse a capire come avrei fatto io. C'è comunque fra tutti un'area, un continente che mi piace più di altri. Questo bianco e nero
molto diciamo centrato sul grigio scuro, ma con dei bianchi che sono penetranti, con dei neri profondi. Ecco, queste sono le sequenze, per esempio, di cui vi parlavo prima. Sì, un po' ridondante, perché troviamo lo stesso soggetto ripreso un po' come quando torniamo a casa da un reportage, ci troviamo tutta la schermata delle foto e dobbiamo scegliere. Però poi vado a vederle e sono belle tutte. Cioè, effettivamente sono belle tutte, ne potremmo sacrificare un paio. Del resto stiamo parlando di Salgado. Egli stesso però, come potete notare, la foto più bella è quella che ha meritato lo spazio adeguato, con la sua bella cornice, così come questa che vediamo qua. Evidentemente la scelta di avere delle immagini di un formato verticale è stato anche motivato forse dal mettere al meglio l'immagine verticale, perché in un formato panoramico è quella che effettivamente soffre di più. Invece così si salva un po' capra e cavoli. Vi faccio vedere qualche immagine in successione, ma non voglio raccontarvi assolutamente tutto il libro. Immagini anche un po' bizzarre rispetto all'approccio classico di un fotografo che documenta. Qui si capisce che c'è un primo piano spinto, frutto probabilmente di una ottica grandangolare che, come vedete, mette a fuoco la prima parte per poi sfocare leggermente, ma è uno sfocato più da diaframma che da asfericità o comunque da proprietà caratteristiche della lente. Quindi c'è un modo molto vario di raccontare, finché abbiamo chiuso il capitolo e andiamo in questo santuari. Flora e fauna endemiche si sviluppano e sopravvivono più nelle regioni bla 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 bla, e vi lascio leggere queste cose. E qui cominciamo ancora una volta a trovare lo sguardo di un fotografo d'eccellenza, perché con un'immagine come questa ci proietta immediatamente in questi luoghi più esotici, in questi luoghi diversi. Basta vedere, guardate che roba, sembra un istmo, sembra quasi una roccia, se non fosse per questa coda dentata. Magnifico. E poi la terra, le forme, insomma è un libro veramente che canta il pianeta, quindi per gli appassionati tanto della società, perché ora vi faccio vedere altre foto. Ecco, questa per me è una delle parti più interessanti, per le etnie quanto per le forme. Qui abbiamo delle popolazioni ritratte come probabilmente hanno ritratto gli esploratori di molti decenni antecedenti. Il fatto che Salgado sia riuscito ad ottenere dei ritratti così intensi, profondi, ma anche, vedete, naturali, proprio non dettati dall'esigenza di portare a casa uno scatto che sia solo documentale, eccetera, per me è sublime, così come lo sono queste persone, questi corpi, questo fisico, guardate che roba. Ecco, qua però non vi faccio vedere molto, perché lo dovete, secondo me è un libro da acquistare, da avere per viaggiare, ma viaggiare non con la guida turistica, ma con un fotografo che vi fa da guida turistica col suo occhio, col suo modo di inquadrare. Altre immagini, velocemente, perché non sarebbe da mostrare tutto da quanto è bello, ma mi soffermo per esempio su, guardate, sembra un'immagine tratta dalla visione dei registri di fantascienza, come chi ha disegnato Avatar o luoghi di quel genere. I pipistrelli nella foresta, guardate questo ritratto straordinario. Procedendo col libro troviamo delle immagini di una delicatezza unica, come sono queste popolazioni. Nel film che vi ho mostrato prima, Le Sale della Terra, c'è proprio la spiegazione anche dell'approccio fotografico, dell'ingresso in questi mondi, in queste popolazioni, in queste tribù
guardate che bellezza, questi individui sembrano veramente appartenere ad un altro tempo. Quello che colpisce di questo signor fotografo, questa è una delle tante immagini, forse tra le più conosciute, le mandrie nella polvere, è che c'è una indubbia tecnica, ma non è né ostentata né messa avanti. Quello che colpisce di questo fotografo è l'indubbia capacità tecnica, anche in queste immagini che conosciamo tutti, le mandrie, la polvere, questi animali, però non è una tecnica che viene utilizzata per mostrare come sono bravo, come ho ripreso questo paesaggio in questa maniera, eccetera. È proprio messa lì, c'è, la utilizzo e la metto in un contesto, ecco perché diventa davvero valida e più su più piani l'opera di Sebastião Salgado. È piacevole vedere delle immagini che una volta puntano sul ritratto, anche un paesaggio americano ripreso in maniera differente, si intende, dai grandi paesaggisti, lo si vede, però certamente una tecnica di assoluto pregio. Mi è piaciuta una parte che mi è piaciuta molto, è quella della parte delle zone innevate, delle popolazioni che vivono per l'appunto tra i ghiacci, sulla neve, perché veramente parlano di condizioni che sono talmente inconsuete e quasi impossibili per noi. E poi mi sono fatto il riferimento per quest'ultima parte, che è quella che forse fra tutte mi piace di più per l'intensità, per la bellezza di queste persone, uomini, donne, che hanno proprio una fisicità e anche una fierezza tutta loro, ripresa ovviamente con la capacità che Salgado conserva. Vedete, poi è bello spaziare dal piccolo al grande, dal ritratto all'ambiente, al paesaggio, davvero magnifiche. Io vi spingo quantomeno a visitare visivamente questa sezione, questi paesaggi anche così diversi da quelli urbani nei quali siamo abituati noi, ma soprattutto il modo di rappresentare questi individui, queste persone, con questa tecnica di ripresa e di stampa che è tipica di Salgado e che io apprezzo davvero tanto e mi piace moltissimo ritrovare. Ancora una volta nel libro ci sono queste pagine anche con le due ali, quindi pagine doppie, che ecco, guardate che meraviglia. Su questa io direi di chiudere, passando però all'ultima parte del libro, perché c'è un compendio, c'è un allegato nel libro, oltre alla chiusura con tutti i credits eccetera, che è il riassunto, non sono poche pagine, di quello che andiamo a trovare. Pianeta Sud, c'è la guida per le varie immagini per ogni pagina, perché avete visto che non ci sono didascalie nei santuari, ed è anche interessante leggere quello che troviamo in calce ad ogni foto, quindi è anche utile da una parte non distogliere lo sguardo fotografico e dall'altra andare a leggere, per esempio nella Papua Nuova Guinea sono belle spettacolari, con valli fertili, fiumi impetuosi eccetera, e c'è un accompagno, proprio un commento per ogni pagina, per ogni fotografia. Guardate, sono davvero tante, perché il libro è un libro molto ponderoso, è uno di quelli che continuo a sfogliare, si vede un po' che è anche un po' patito da questo mio continuo anda e ridanda, perché le immagini sono davvero tanto belle. A voi tutti amici un grazie e un appuntamento ai prossimi video.